Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa graziosa infermiera portachiavi. Potete farla più piccola o più grande in base alle vostre esigenze. Utilizzate un filato più sottile e un uncinetto più piccolino, sarà anche più piccola. Io ho utilizzato il numero 3, quindi mi è venuta di queste dimensioni. Poi se la volete più piccola andate a utilizzare un filato più sottile. Ho aggiunto un anello portachiavi, questo è molto carino, fatto a forma di cuoricino, e spero che il tutorial vi sia gradito. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare la testa dell'infermiera o dell'infermiere andiamo a prendere il colore che decidiamo con cui fare i capelli e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo poi l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Ora andiamo a sostituire il filato marrone con quello color carne e andiamo a fare per altri 6 giri le 24 maglie con questo filato. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse e riempiamo con l'ovatta sintetica. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con quello bianco e andiamo a fare una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 8 giri 18 maglie basse. Per realizzare l'infermiera andiamo a sostituire il filato con il filato color carne in modo da realizzare così le gambe. Se invece vogliamo fare l'infermiere continuiamo con il filato bianco e andiamo a fare 9 maglie nelle prime 9 maglie e poi ci andiamo a chiudere nella prima delle nostre maglie iniziali in modo da chiudere così le gambe. Dopo aver riempito bene il corpo proseguiamo per le gambe. In questo modo ho diviso le maglie così e vado a lavorare ora solo su queste maglie che ho realizzato. Successivamente andrò a fare la stessa cosa anche per l'altra gamba. Lavoriamo per altri 5 giri le 9 maglie. Sostituiamo il filato color carne con quello bianco e andiamo a fare per altri 2 giri le 9 maglie con il filato bianco. Ora riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Il primo giro andiamo a fare in costa dietro, poi gli altri successivi normalmente, in modo da poter chiudere tutta la gamba. Andiamo poi dall'altro lato e lavoriamo allo stesso modo che abbiamo fatto questo lato qui. Stacchiamo poi il filo così e andiamo poi a cucire all'interno. Terminate le gambe, poi con ago e filo andremo a sistemare questo all'interno della gamba. Per le braccia avviamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne e lavoriamo per altri 2 giri 6 maglie basse. Sostituiamo il filato color carne con il filato bianco e lavoriamo per altri 6 giri le nostre 6 maglie basse e poi andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e stacchiamo il filo. Per la gonna avviamo una catenella di 18 maglie, andiamo a chiudere ad anello e lavoriamo 18 maglie alte nelle 18 catenelle. Chiudiamo nella prima delle 3 catenelle e poi andiamo a fare questo giro, andiamo a fare ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie alte. Chiudiamo sempre nelle prime 3 catenelle e ora andiamo a fare un giro a mezze maglie e andiamo a fare ogni 3 mezze maglie un aumento e saranno 30 mezze maglie e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, poi andiamo ad inserirlo nelle gambe, lo inseriamo in vita e poi andiamo a staccare tutti i fili. Con ago e filo andiamo a bloccare ogni parte. Per realizzare il toupet con il filato marrone o con quello che abbiamo utilizzato per i capelli andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Lavoriamo le 12 maglie per altri 2 giri, una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Facciamo un altro giro di 18 maglie basse e poi stacchiamo il filo. Embiamo un po' con l'ovatta sintetica e poi andiamo a posizionare sulla testa così.
Per il cappellino che metteremo sul toupé andiamo a fare una catenella di 4 maglie, lavoriamo per 3 giri 4 maglie basse nelle 4 catenelle. Stacchiamo il filo, andremo a ricamare una piccola croce rossa e poi andremo a cucirla sulla testa qui, tra il toupé e la testa. Con ago e filo, sempre che abbiamo utilizzato per i capelli, andiamo a realizzare la frangia ai capelli. Possiamo fare una linea in questo modo e partendo dal centro andiamo a riempire questa zona qui in modo da creare i capelli sul davanti. Passiamo più volte il filo fino a riempire tutta la zona. Stessa cosa, poi andiamo dall'altro lato e facciamo lo stesso lavoro da quest'altro lato. Passiamo tante volte il filo fino a riempire tutto questa parte davanti. Andiamo a riempire con il filo anche la parte di dietro. Andiamo a cucire il toupé sulla testa, maglia per maglia, tutto bene intorno. Con un po' di filo rosso andiamo a ricamare la croce sul petto lateralmente e poi andiamo a fare la stessa cosa anche sul cappellino che abbiamo realizzato. Con ago e filo andiamo a bloccare tutti i fili che abbiamo lasciato in sospeso qui, andiamo a nascondere all'interno del lavoro. E stessa cosa anche per la gonnellina, andiamo a cucire anche la gonnellina alla vita e poi stacchiamo ogni filo. Riempiamolo con l'ovatta le braccia e poi andiamo maglia per maglia a cucire al lato della spalla. Andiamo ad applicare un anellino portachiavi. Ho cucito il cappellino sulla testa, il fazzolettino sulla testa e poi ho cucito la gonnellina in questo modo. Potete aggiungere o gli occhi in plastica oppure andate semplicemente a fare 2 trattini con il filato che avete utilizzato per i capelli o come preferite. Ed eccola terminata, questa è la mia dolcissima infermiera. Potete aggiungere gli occhi in plastica oppure fare come ho fatto io, andare semplicemente a ricamare. Ho aggiunto anche il fazzolettino sulla testa e il cappellino e ho aggiunto anche il portachiavi ad anellino sopra. Potete farla anche più piccola utilizzando un filato più sottile. Ho utilizzato un numero 3, mi è venuta di queste dimensioni. Se utilizzerete uno più sottile vi verrà più piccolina. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.